Coming into the Super Week, we knew it would be hard, as we would face 3 playoffs teams. We obviously wanted to play as high as possible in regular season, but also wanted to take this as an opportunity to see what we can improve on for playoffs and try new things. I think in the SMS game, I felt very comfortable coming into it. I think we are just a stronger team, and our draft, I mean, we got all of the stuff that we wanted. We got a lot of power picks, and it was just very easy to execute. The fight on top, we kinda knew the guy was gonna cheese me. Then I decided to recall, since I had my power spike, which was Sunfire Cape. I just TP'd back and they went on me without having the damage to actually kill me, and then we just turned on them. Non è che erano due persone. Su un altro gioco, tra l'altro, quindi... Sì, beh. Ma attenzione perché adesso l'aggressione è su Deidara. Pezzo forte per ripristinare ancora una volta i metri a favore dei Samsung stessi. Ma Deidara riesce a fuggire egregiamente, richiama Ploxy dentro con la paranoia. Buono inarrestabile, ma i danni potrebbero comunque passare. Ploxy si destreggia bene. L'ultimo colpo, lo stordimento non basta. Gli ultimi attacchi, lo scudo, l'ultimo attacco. Ploxy porta a casa l'uccisione. Virà un inserimento, ma non basta. Bello il flash per evitare la suprema stessa. Altre aggressioni, Virà un inserimento. Ryzen! To look for a fight and catch me and Muto on mid lane. But I got a good Azir ult on 4 of them to disengage. Meanwhile, our team could join and we could start chasing them down, resulting in us getting fewer kills. Sa cosa vuol dire essere un po', ma qui la tripletta si lancia poi, bellissime le sabbie mobili per sfuggire al trittico di Deidara dentro, tank come se non ci fossero domani, sono in 4 i Samsung, ma i danni non bastano, Deidara si porta a casa l'uccisione, Virao ancora una volta, 1-6, cade, bellissimo questo grab su Sandy, costretto alla fuga, parte la paranoia, Bagar, uccisioni, Ryzen esce ancora una volta vittorioso. So we start Nash because we're like 10k ahead and we just want to fight them. And eventually they just stepped too close and we got 2 kills. And that was basically the whole plan. After we got 2 kills, we just get free Nash and we can slowly end the game. Quanto vogliono portarsi avanti? Vogliono fightare a quanto pare. Come no, guardalo, Deidara si lancia in faccia ai nemici. Intanto però FM si porta a casa l'uccisione. Si lancia dentro Ploxy, inarrestabile di Widowmaker, ma più per fuggire. Virao dentro con la stasi, suprema già ormai utilizzata. Cerca il flash, cerca la via di fuga, ma Ryzen è una furia. The final fight of the game is just us waiting for them to go in, since we know that we don't really need to do anything. If we just play with the waves and let the minions do the work and just hit towers, then we will eventually just end up winning. Essere più Oh, ma forti di così. Dagri preme il grilletto. Dentro col doppio ammagliamento, buona toccata e fuga, ma guarda quanti danni, la miopia arriva addirittura dall'altra parte dell'oceano Ploxy per arrivare con l'execute, buona la stasi, trovano anche il fear mentre Nuke trova l'ultimo last hit. AFM richiama lo stesso Nuke, ultimi colpi, 26 minuti neanche, il Nexus crolla. GG Axolotl. In the game against OP, I knew it would be a harder game compared to the SMS game or some other games we had before, since they are one of the strongest teams in the league and they have very good players. I think draft-wise, our draft was not the best. I think I made some mistakes. We didn't have the best early game tools, and we didn't really have any way of actually pressuring the enemy and forcing fights, so it was just a bad draft. Lotus, scambio di visione, però Lotus è il vantaggio. Non lo sa e infatti adesso parte immediatamente aggressivo, arriva il salto razzo con la bomba in testa, il lockdown arriva e Lotus prende il primo sangue. Dai, il livellatore l'hai già sottolineato, è lì, infatti arriva. Viene rallentato Nukes, viene mobilizzato, c'è un ottimo uccino a party trash, ma il reset arriva e Raito si prende la kill e se la porta a casa. Scivolendo per evitare qualche ingaggio da quickset. Ma intanto ci sono, e infatti c'è la sua passiva, è immune ai controlli pesanti, almeno quelli in apertura. Vero? Però attenzione a Lotus. Ci provano, arriva il rallentamento, arriva la suprema da parte di Rumble, da parte anche di Nautilus e Raito prende la stitta e ringrazia il deido di turno. I mean, yes, all of these were avoidable mistakes, and they were kind of game changing, all of them, because we just gave them free gold, so yeah, we could avoid them for sure. It's not a big deal. In that teamfight we went a bit deep and try and kill Rumble, but we failed. So they had the upper hand in the rest of the fight and managed to clean us off. It was a difficult team fight and
they managed to get Nasher after, which made it really difficult to win the game. Nukes però bellissimo l'uncino. Lotus prende un sacco di tempo e ora viene subito salvato Trash per un soffio, per un istante. Ma Bloxy cosa ci fai lì? Isolato e abbattuto da parte di Outplayed, proprio come dei Dara. Royson adesso in mezzo a un'intera squadra. Patkitza vola con il suo shuriken come Tristana e la double kill e double crunch finisce in mano al Ninja. Elder and they get Baron. And honestly, like, this game felt really doomed, and I think this was like one situation when we could actually come back. And I think what we needed to do was kind of go hide in their jungle and flank them. Because for enemy, as long as they don't fight us while we have Elder, they will win. But eventually we just didn't get the fight and we couldn't use Elder buff, so we couldn't use it properly. Bloxy sempre lì, sentiero della mietitura dopo sentiero della mietitura. Teletrasporto di Deidara. Ma perché il teletrasporto? Cioè non ha neanche pulito l'ondata dei minion, infatti sta rischiando tantissimo Deidara, è chiuso dai due lati. Il drago maggiore però ha 2000 HP rimasti, 1500 e Viego riesce a prendere il drago maggiore. Potrebbero rigirare tutto in questo singolo fight. Raito deve stare molto attento. Bloxy adesso che va a utilizzare la sua suprema difensivamente. Lotus decide di lasciar perdere lo sterminio, c'è ma soltanto per un istante. At that point, I would say there was no way to win a teamfight. We were too behind, and they had good, strong champions against our comps, so we were just trying to do something, but we couldn't. Viene adesso denudato e aggredito. Eccolo che parte. Bloxy infatti viene rallentato, cancellato dall'esistenza Trash. E Bloxy ora in pericolo, deve stare cauto dietro a quell'inibitore. Mezza salute che è già scomparsa. Tutti quanti gli inibitori sono stati abbattuti. Ci sono 4 minuti di caos e infatti la tempesta di Victor è solo per allontanare, spaventare gli Outplayed. Patkitza che si lancia e decide subito di lasciare perdere perché non può uccidere Royson, o forse sì. Il tag stava per arrivare, ma gli Outplayed finalmente trovano la vittoria. E io almeno un punto di vantaggio in queste prediction lo riesco a trovare. Signore e signori, eccoli qui, riescono finalmente a capitalizzare, riescono finalmente a portare a casa una partita che era già vinta. I mean, we weren't scared of Macko, we didn't really give a shit about the rankings or something, we just wanted to play properly and look to do well. And the draft, I mean, it was kind of obvious that we had to give up early game, especially first 2 Drakes. But then I think our draft could win against them. But yeah. We knew that once we hit our power spikes, we would win most of the fights. We got a really good fight on third Drake. We managed to kite back their engage and then chase them now with Seraphine buffs. Afterwards, we thought the Drake is free and let Volley solo it, but unfortunately Sejuani stole it. I think it impacted the game a lot as it slowed us down and also gave enemy a threat of soul. Quel beast deve essere ben allineato, quell'epilogo certo può funzionare molto bene in combo con esso, però devi trovare appunto il giusto ingresso. Bello stordimento su Bloxy, cercano ancora una volta l'intervento, ma i danni su Sebex sono ingenti, ma ricordiamo Sebex non è il vero target principale. Bello però l'allenamento su 2. Click subisce tanto, forse anche troppo, si va costretto alla fuga. Gli Axolotl sono ancora tutti in vita, a questo giro i danni di Macko cadono. È stato iniziato questo fight con una sorta di pick su Bloxy, dove ha girato l'angolo, si è trovato davanti un sacco di danni dall'altro lato. Siboi! Ok! Si porta a casa il drago, intanto qui Bushi minaccia sia Royson che FM da solo in 2v1 addirittura. E rischio grosso perché FM potrebbe fare il raddoppio grazie anche a Yumi adesso per appunto l'inserimento. Il Magic Flux è l'ultimo danno, il colpo, l'ammelamento e FM trova l'uccisione. Un brutto passo falso, Sebex senza Suprema può fare ben poco. We got 3 kills for 1 and like my mistake is that I show on bot with Renekton, but overall we're kind of slow to react, and after we got those 3 kills we didn't get vision for Nash or like any pressure towards Nash side, and then they just TP and they do it really fast. Un minuto? Tornerà? Non so se tornerà. È un impegno abbastanza pesante. Già, però questa Bushi, buono il flash, riposizionamento, bloccano di Dara Indominus, raggiungerà comunque Bushi è morto, cadono i danni, Cybex ancora una volta pesantemente danneggiato, ma cade anche FM, Cybex adesso deve fuggire mentre se mosse può danneggiare quanto più possibile la composizione, ma c'è ancora una volta di Dara Indominus, tanto quanto basta per mettere a tacere sia Click che lo stesso Stemboss a casa. E da un teletrasporto, quindi in ogni caso potrebbe essere positivo potersi ricongiungere al proprio team, basta una ward. Vediamo se farà in tempo, questa è la domanda. Non lo so, Bloxy ha il flash. Bella la Suprema, bella. Molto bravo Bloxy. Da soli questa intera partita sulle corsie laterali e questo barro li faciliterà ancora di più. E il prezzo da pagare è stato un drago infernale. In that play, it's just AFM getting caught. We already had the vision, and for one of the first times in the game, we had some control.
he's just stepping to post too far up and get caught by the Tetra unit. That led to us needing to take the fight, since we can't really run. Since we gotta help him, otherwise they just get burned anyway. Ancora una volta teletrasporto dentro su Boy, ma li sta mantenendo tutti quanti. Guarda che danni a Oe che arrivano. Sevex in lancio, così come anche Stenbosse. Bloxy rischia grosso, canalizzazione, per poco lo stordimento. Buoni danni su Stenbosse, ma in ogni caso arriva la ripartenza. L'uccisione, Bloxy costretto al flash difensivo, ma sono in un'area strettissima e non ottimale. Sevex e Bushi possono fare il delirio. Dedara però sta arrivando, ma FM, così come anche Nuke, sono dalla parte sbagliata. Troppo tardi, Dedara non può fare niente. Double kill per Bushi e arriverà anche l'uccisione finale per Sevex. Una furia in tutti i sensi. At that point, maybe we could have fought a miracle teamfight and win, but it was really difficult. Enemy had Soul, they had Nasher as well, so we tried to make a pick on their split pusher, but they just grouped together and killed us all and ended the game. Ha raggiunto potenziali molto ampi. Hanno spottato Lidara qua con la mente dell'oracolo. Potrebbero chiuderlo, e come? Sevex ha anche quei rallentamenti. È lui a essere il chiuso. Stordimento, Sevex ha la suprema della sua. Arriva il Dominus, cerca l'aggressione con ovviamente quel tagliaffetta. Click, sì, il bersaglio è stabilito, ma neanche Sevex muore. Bush è libero di fare danni, guarda il Proxy. Da dietro Stenbosse, trova l'ingresso, può andare a superare i Proxy, ma gli HP non ti salveranno dalla furia di questi Macko. Bush è una furia, Click muore, ma a che prezzo? Roison trova l'uccisione, ma il resto della composizione ormai è spezzata. Bush non si guarda neanche indietro perché c'è Sevex inarrestabile, trova l'uccisione. Double kill per Stenbosse. Signori, questa è la fine degli Axolotl. I Macko ce l'hanno fatta. 2 minuti di Baron Play, carneficina finale. I Macko sono i premi indiscussi della regular season, e sì, avremo lo spreggio, ma uno! GG Macko, che bella partita! I'm not the happiest about the results of the Super Week. I think finishing top 4 after being first place for a majority of the split just feels a bit painful. I think playoff-wise we should be a good team. We got a lot of experience, we have some veterans, and we will just use the off time we have from competing to practice some new picks, become more diverse, and just come well prepared into playoffs. And I think all of the top 4 teams are still pretty close, so it will be interesting to see how everyone performs. No one knows me like the piano.